Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Calciomercato del Napoli. Il Napoli sembra eh, volersi schiarire le idee per quanto riguarda il calciomercato di gennaio, anche in vista del Napoli che sarà il prossimo giugno. Ne parliamo in questo video perché c'è stato un affondo per Dragusin del Genoa, o meglio il Napoli sta cercando di marcare stretto il Genova per la situazione del difensore e arrivare appunto al cartellino di Dragusin. Parleremo anche di un sì che abbiamo avuto da un direttore sportivo che a me piace tantissimo e appunto in relazione anche al Napoli che potrà essere il prossimo giugno. Ci sono altri nomi accostati appunto alla nostra squadra, ne parleremo in questo video. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e per chi non l'ha fatto ancora è gratis ed è una cosa molto semplice. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sempre e solo se vi piacciono i miei contenuti, non siete obbligati assolutamente a farlo. Partiamo con la notizia di Dragusin e ciò che ha messo il Napoli sul piatto per poter arrivare al calciatore. Si parla eh, si parla e si dice che il Napoli nella giornata di ieri abbia fatto passi concreti per Dragusin, formalizzando un'offerta scritta al Genoa. Ciò che abbiamo da fonti che possono essere rispettabili, ma nel calciomercato a volte anche le fonti che sono sempre state sicure possono sbagliare. Comunque l'offerta è questa: 20-22 milioni cash, il cartellino di Ostigard valutato tra 7 e 10 milioni e il prestito di Zanoli nel caso non basti Ostigard e appunto i 20 milioni cash. Questa è quella che ho letto io. Nel caso fosse questa l'offerta, non sono d'accordo sulla valutazione di Osticard perché se Dragusin lo valutiamo 35 milioni, 30-35 milioni, non credo che Osticard valga un terzo del calciatore del Genoa. Però c'è la situazione gennaio, c'è un calciomercato appunto di riparazione dove molte volte qualche calciatore devi piazzarlo a meno e qualche d'un altro lo paghi più di quanto dovresti pagarlo. Io mi auguro che il Napoli riesca a sbaragliare la concorrenza del Tottenham che ancora c'è, al di là che si possa dire il Tottenham si è defilato nella trattativa eccetera eccetera. Non si è defilato un bel niente e sappiamo che le società inglesi, se vogliono il calciatore, prendono 35 milioni, li mettono sul piatto e tu rimani con tanto di naso, tu e le contropartite e tutte le situazioni da limare ancora. Si legge che abbiamo il sì del calciatore, la gente arriva in Italia oggi, quindi potrebbero esserci da qui a fine settimana notizie più concrete. Io ovviamente sarei contento nell'avere il difensore a Napoli perché per rapidità e per fisicità e lettura dell'azione pecchiamo un tantino con i centrali che abbiamo in rosa e Dragusin andrebbe a rafforzare un reparto al momento debole. Situazione direttore sportivo perché si legge che il Napoli ha il sì di Petrachi per giugno. Torniamo un attimo indietro e torniamo all'esonero di Garcia quando venne esonerato pubblicamente senza che il presidente aveva la sicurezza del sì di Conte. Leggevamo allora che Conte voleva Petrachi come DS, quindi adesso avendo il sì di Petrachi, se tutto fila liscio e diciamo c'è molto più di veritiero che balle da giornale in questa situazione, sarebbe un gran colpo. Leggiamo anche che il presidente avrebbe ricontattato Antonio Conte per offrirgli un triennale e per ritornare un attimo sulla situazione allenatore per vedere se poi a giugno vuole sedersi sulla panchina del Napoli. Sullo sfondo di Conte però c'è l'idea Milan che sarebbe preferita appunto dallo stesso Antonio Conte
quindi non c'è stato né un sì e né un no, però si sono riavvicinate le parti. Sarebbe un grandissimo colpo perché, ma non perché sia Conte o Petrachi, perché nel calcio moderno conta tantissimo la sintonia tra direttore sportivo e allenatore. Quando riesci a beccare quella sinergia perfetta, puoi fare anche prestazioni e avere risultati in classifica soddisfacenti pur non avendo in rosa calciatori con ingaggi da 15, 20 e 30 milioni all'anno. Lo stiamo vedendo con il Bologna, lo stesso Napoli del passato, con Mazzarri, Bigon, Benitez, Marino ancora prima, Giuntoli, Spalletti, Sarri, eccetera, eccetera. Quando c'è sintonia e si viaggia tutti quanti sullo stesso binario con tantissima chiarezza a livello di progettualità, i risultati arrivano di conseguenza. Quindi è una notizia che mi mette un tantino il sorriso e mette un po' di pepe in questo calciomercato del Napoli. Si parla di Soumaré, non è stato convocato dal Siviglia nemmeno per la prossima partita, ma a quanto abbiamo letto da fonti vicine al Siviglia e per motivi familiari che ha saltato l'ultima e non è stato convocato per la prossima, quindi non credo sia per un indizio di mercato perché il calciatore sia molto molto vicino al Napoli. Vitic dovrebbe essere un calciatore del Napoli, forse non a gennaio ma a giugno. A quanto si legge abbiamo questa corsia preferenziale per il difensore, ne abbiamo già parlato, a me non dispiace. Samarzic dovrebbe arrivare questa fumata bianca, però c'è sempre quella situazione Inter di appunto della finestra di mercato scorso che non mi fa star tranquillo perché tra entourage e padre eccetera eccetera può sempre sorgere quel cavillo che o manda tutto all'aria o allunga la trattativa, cosa che voglio che non succeda perché dal mio punto di vista entro settimana prossima tu i due acquisti più Mazzocchi, eh, il quale contratto non è stato ancora depositato perché è stato rifatto e si legge si firmerà oggi, quindi ci sono state delle incongruenze diciamo sul contratto, è stato rifatto e si firmerà oggi, ma Samazic e Dragusin nel caso si riesca nell'affondo per il difensore li devi tenere, li devi portare a Napoli entro settimana prossima per potergli dare una settimana, 10 giorni, comunque quel piccolo periodo di ambientamento, un attimo società nuova, anche se sono calciatori pronti per il campionato di Serie A, sarà solo un tantino, un problemino tattico, nemmeno un problemino, ma entrare, diciamo, in tatticismi è ciò che vuole Mazzarri, ciò che si aspetta Mazzarri, eccetera, eccetera. Politano potrebbe andare in Arabia? Abbiamo letto le dichiarazioni di Giuffredi che appena Giuffredi è un procuratore che parla sempre quando le acque sono cattive, lo senti che decanta, parla di qua, di là, interviste a destra e a manca e non si smentisce mai. Su alcune cose avrà pure ragione, però sulla dichiarazione che ha fatto su Di Lorenzo, secondo me non ha nemmeno, cioè non l'ha nemmeno condivisa, ecco, con il suo assistito, ma è una dichiarazione prettamente fatta dal procuratore, poi che ci possa essere un minimo mal di pancia anche per Di Lorenzo, per ciò che è stato questo inizio campionato, per l'essere stato anche messo un tantino alla gogna per quanto riguarda le prestazioni, ma per me Di Lorenzo non è stato messo alla gogna per le prestazioni, però non possiamo mica chiudere gli occhi e far finta di niente. Ci sono stati errori, ci sono state prestazioni al di sotto delle aspettative del nostro capitano, noi le analizziamo ma non ci scagliamo contro il calciatore, così come dovrebbe fare Giuffredi invece di
buttare benzina sul fuoco, lavarli in casa i panni, perfetto. Agli assistiti a Napoli che sono Politano, Gaetano, Mario Rui e Di Lorenzo. 2 su 4, 3 su 4 non vogliono restare, perfetto. Patti chiari, amicizia lunga. Si sostituiscono e andiamo avanti, ma no che buttiamo benzina sul fuoco, creiamo zizzania, come si direbbe a Napoli. Speriamo che riusciamo ad affondare il colpo per il difensore e che Samarzic si concluda con una fumata bianca, ed è una situazione che a me ancora non è tanto chiara. C'è stato l'accordo sui diritti d'immagine, forse è solo un limare l'ingaggio, perché Samarzic ci chiede 3 milioni all'anno e il Napoli ci vuole arrivare con dei bonus. Vedremo nel caso poi ci sia accordi e usciranno le cifre ufficiali. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, soprattutto se ritenete un tantino veritiera la chiacchiera Petrachi e un Napoli proiettato verso giugno con cambiamenti anche a livello societario. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.